Il nostro ufficiale dice: chi vuol fare uno scritto mettelo dove dormite, che questa notte dovete andare di pattuglia in quella grande boschina che avete davanti, molto pericolosa. Io l'ho fatto, ho scritto così: cara madre, questa notte dobbiamo andare di pattuglia in una grande boschina, sperando di tornare, ma se il destino non vuole, morirò per la patria e ti daranno una pensione. Nei primi giorni di luglio del 1942 sono partito da San Damiano Macra, zaino a spalle, diretti a Busca prendendo il treno, vagoni che portavano bestiame. Dopo 15-16 giorni siamo arrivati in Russia. Il treno si è fermato perché le rotaie erano più larghe. Scendendo da sul treno, camminando lungo la ferrovia, c'era tante squadre di donne, ogni squadra un tedesco armato di fucile, li faceva lavorare, spostavano una rotaia. Andando avanti siamo passati sulla fossa dei militari morti del 1941. C'era anche la fossa dei muli che li adoperavano in guerra. Di lì andando avanti siamo arrivati in una grande piazza. Quella piazza c'era la fermata del treno russo. Per caso eravamo lì, arriva un treno merce, vagoni bassi, sopra un vagone c'era una donna con un bambino, 3 anni e mezzo, c'era anche un tedesco armato di fucile su quel vagone. Il treno si ferma, la donna scende, alza le braccia per prendere il bambino, il tedesco gli dà un colpo mortale sulle braccia, trossandogli le braccia, mettendolo a terra, che faceva dei urli pietosi. Il bambino disperato a piangere, ma il treno è andato via con il bambino. Su quella piazza c'era un camion tedesco con le soprasponde, tedeschi facevano restellamento, raccoglievano tutti i russi che trovavano, li portavano su quel camion, ben stretti. Poi hanno chiuso la soprasponda, ne avevano ancora 2 o 3 lì, li facevano arrampicare su per la soprasponda e li facevano andare allungati su quelli che stavano in piedi. Il tedesco aveva la baionetta innestata sulla canna del fucile, li puntava a qualsiasi parte del corpo, facevano dei urli pietosi. E poi il camion è andato via. Di lì abbiamo andati avanti, abbiamo camminato tanti giorni, poi siamo arrivati a un gran campo, c'era il battaglione Borgo e il battaglione Dronero. C'era il generale Battisti che ha fatto il discorso come dovevamo comportarsi con i tedeschi. Di lì andando avanti, dopo ancora 9-10 giorni che si camminava, io e un altro ci hanno detto: voi altri 2 vi date il cambio ogni tanto, c'è il canocchiale e guardate sempre tutto intorno. 9-10 giorni che eravamo lì, io mi trovavo di guardia su quella pianta. Mi sono sentito una gran raffica di ballottole abbattere nei rami di quella pianta. Dopo l'indomani si hanno caricati sul camion e si hanno portati dove il Don faceva mezza curva. Di lì abbiamo subito cominciato a lavorare di notte. Tra noi e i russi c'era un 80 metri di distanza. I russi erano bassi sotto tante piante tipo ru, che non si vedeva per niente, noi eravamo più alti. E di lì abbiamo cominciato a togliere tanta terra per farsi il posto per dormire. Dietro a noi c'era un gran paese di case, c'era anche la banca. E di giorno un po' si dormiva e un po' si smontava quelle case. Abbiamo fatto un gran mucchio di travi, poi abbiamo messo tutti quei travi per tenere la terra, poi per la volta dove si dormiva sotto abbiamo messo 5 travi uno sull'altro, circa 80 travi, poi abbiamo messo 1,30 m di terra
per essere più sicuri, perché i russi ogni tanto sparavano con la Katiuska. Quando abbiamo finito tutti quei lavori ci siamo stabiliti lì. Di lì abbiamo subito cominciato a lavorare, che i russi non vedevano per niente, a fare il fosso anticarro davanti tra una squadra e l'altra. È arrivato il giorno di Natale, eravamo ancora lì a fare questo fosso, ma non si poteva, il gelo era enorme. Il giorno 11 gennaio abbiamo visto un russo arrivare davanti a noi con le mani alte. L'indomani mattina 2 russi distanziati con le mani alte venivano e di lì noi li mandavamo dietro al comando. Di lì il giorno 15 i russi hanno sparato 2 colpi di cannone. Noi ne hanno risposto 1. Il giorno 16 i russi sono passati con un apparecchio buttare giù manifestini dicendo: italiani, rendetevi che sarete traditi dai tedeschi. Il giorno 17 siamo partiti in ritirata. Un ufficiale dice: questi russi accompagnateli, non lasciateli allontanare. Siamo partiti in ritirata, abbiamo camminato oltre 26 ore senza mai fermarsi. Poi ci siamo fermati, un mucchio di quelle case vuote, rotte sotto lì. Alla mattina siamo partiti, il giorno 21 siamo arrivati in un gran vallone, lì c'era il battaglione Borgo, il battaglione Saluzzo Fermo, il battaglione Dronero è arrivato lì verso le 10 di mattina. Dopo un quarto d'ora così, mezz'ora, chiamano la terza squadra della 18ª compagnia di presentarsi. E ci siamo presentati, era la squadra che ero io. Lì ci hanno dato una pagnotta di pane, una scatoletta di carne. Poi ci hanno detto: adesso andate lassù, da quei cespugli 200-250 metri, ci saliva un pochettino, neve pulita. Se vedete i russi di più che siete voi altri, venite giù, portare ordine. Siamo andati lassù, un quarto d'ora così prima che venisse notte abbiamo visto che i russi, che sbalzavano da un cespuglio all'altro molto veloci, venivano verso di noi e erano tanti di più di quanti eravamo noi. Siamo venuti giù, dando un militare al comando a dire di questi russi. Pochi minuti dopo arriva un ufficiale giovane, magrolino, davanti a noi con voce alta: dove sono quei russi? Andiamo a prenderli. E aveva un mucchio di militari, era notte, non abbiamo potuto sapere il numero, se erano 50 o 60 di questi militari. Si è messo tutti questi militari, metà per parte, compresi noi, siamo arrivati in questi cespugli, abbiamo fatto non oltre 3 passi in questi cespugli. I russi erano tutti nascosti dietro questi cespugli, i russi sono stati i primi a sparare. Da basso il comando, come hanno sentito, primo colpo di fucile, si sono messi a sparare con 2 mortai. Io mi trovavo davanti a questo gruppo, avevo 2 bombe a mano, questo me lo ricordo come se adesso. Ho tolto la sicurezza coi denti e ho tirato queste 2. Nel momento che tiravo queste 2 bombe a mano, questo gruppo di militari russi che vedevo, il nostro ufficiale dice: ripiegate, ma ripiegate in questi cespugli in discesa, e non si poteva. Allora ci siamo girati venire via. I russi, i mortai sparavano, passavano sopra la testa a noi e ai russi. I russi, vedendo che queste balottole passavano sempre sopra la testa, sono venuti dietro sparando. Lì è stato veramente un inferno. Io mi dicevo sempre: una balottola che prende bene. Volevo dire di essere morto sul colpo, perché vedendo dei feriti allungati sulla neve, piangere, soffrire e aspettare il gelo della notte. Tanto io, venendo giù, capita che mi sono trovato talmente fiancato uno che, alzando la mano, una ballotta lo prende nella mano destra e il sangue mi è venuto addosso, ma quello lì è subito andato giù. Da lì, venendo giù, tutti quelli che sono solo stati feriti, degli urli, una cosa incredibile. Tanto io sono arrivato giù da questi mortai che sparavano ancora,
e tutti questi che erano già stati tutti fucilati. Di lì seguitava questi mortai a sparare. Dopo c'era anche la 18ª compagnia, che erano tutti i miei amici. Di notte tutti mi chiamavano: cosa c'è, cosa c'è? Dice, c'è i russi. Sono andato avanti e l'indomani mattina camminavo, c'era una lunga fila di questi camion tedeschi con l'autista gelato al fianco al motore. Mi diceva, ma una cosa sacra. Andavo avanti, ogni tanto salivo su un camion se trovavo qualcosa. Poi avanti io su un camion ho trovato un po' di pasta macaroni, mangiavo macaroni e neve, così. Di lì andando avanti, dopo sono arrivato la sera, mi sono fermato in quelle case, così, e l'indomani ho fatto il mio cammino tutte le mattine per 4 o 5 giorni così. Al quarto giorno camminavo, ho visto un mucchio di militari fermi, sono fermato anch'io a vedere, c'erano dei militari, avevano tolto le scarpe, i piedi gonfi, un po' sul viola. Nel momento arriva un mio amico, caporal maggiore di conducenti della Valera di Caraglio, e lui il primo mi fa: noi ancora trovato niente? No, io ho sempre camminato, non come te che comandavi e avevi avuto quel mulo. Nel momento lui scende da cavallo, come i piedi hanno toccato la terra, è andato lungo tirato nella neve. Nel momento un ufficiale dice: chi può camminare avanti? Gli altri che rimangono, qualcuno passeranno a prenderli. Di lì, andando avanti, all'indomani camminavo su questa pista di neve, camminavo, non so, mi sono fermato girandomi indietro, vedo un carro armato che veniva su questa pista di neve, velocemente mi sono spostato lì di 4-5 metri, poi mi sono allungato nella neve. Questo carro armato passa, il terreno tremava e i cinque alzandomi su di nuovo a camminare, vedendo ogni tanto un militare strittolato da questo carro armato, una cosa incredibile, vedendo solo un pezzo di stoffa sanguinante lì nella neve. Una sera camminavo, era notte, camminavo e non vedevo più case, niente. Camminavo diverse, no, è da tanto che camminavo nella notte. Nel momento mi sento, uno mi fa: alto là, io rispondo velocemente: alpino italiano. Lui mi dice avanti, sono andato avanti, gli ho trovato una porta, e ho aperto quella porta e c'era un piccolo lume, vedendo una russa seduta là sul forno, e lì erano tutti fascisti sdraiati a terra, e questi fascisti in Russia erano volontari, noi siamo mandati, loro erano volontari. Tanto io sono andato giù vicino a quella russa e non c'era il posto da sdraiarmi. Mi trovo davanti a questa russa, lì c'era un asse, c'era una pagnotta di quel pane nero. Io vedendo quel pane nero il cuore mi batteva, non lo so questo. Passa qualche minuto, poi così mi viene in mente, mi sono avvicinato all'orecchia di questa russa parlando profondamente sottovoce. Gli ho detto: Barzhia, camerad vodi. La russa ha capito che volevo d'acqua, esce fuori per prendermi l'acqua, prendo questo pane, esco, ma metto a correre, perché mi dicevo: se mi vengano dietro, prima cosa mi uccidono. Sono corso, ma tanto mi sentivo profondamente che mi sembrava sempre qualcheduno. Andato giù, poi c'era una discesa, non ho visto, e poi camminando sono passato davanti altri militari, non erano italiani, erano esteri, e sono andato, a un certo punto mi sono detto: ora sono tranquillo, non possono più sapere. Questo pane, dicevo, è l'unico pane che mangio in ritirata, perché i russi lo chiamavano il kliba, ma il kliba non esisteva più in nessuna casa russa, cartosche o niente. Di lì, andando avanti 2 o 3 giorni, camminavo vedendo su un piano, vedendo 2 case, guardavo di avvicinarmi a queste case se trovavo qualcosa.
Ma prima di arrivare a queste case, la pista della neve era molto ingombrata di morti e io allungavo il piede, andavo avanti, non facevo caso a questi morti. Sono arrivato in questa casa, ho trovato un po' di farina da setacciare. Ero lì che mangiavo farina, prendevo della neve lì in mezzo a questi morti. Nel momento arriva uno più alto di me, viene davanti con una grande disinvoltura, mi fa: vuol far cambio? Io pronti, gli do la farina, lui mi prende, lui mi fa: io sono un ufficiale. Allora io gli dissi: come mai tanti morti? Lui, gentile, aveva già la farina nella mano, gli è stato più, mi mostrò col dito: vedi fino laggiù tutti i morti della Giulia, fino là, fino lì, tutti i morti della Giulia. E io mi sono girato a vedere dove mi faceva segno tutti questi morti della Giulia. E poi mi giro, vuole così chiede quanti saranno, io non sapevo un'idea. Questo ufficiale non l'ho più visto, sparito nel nulla.